Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci o luna o Venere in pesci. Andiamo a vedere il fuoco dell'amore che sta per travolgerti, cioè andiamo a vedere anche cosa lo ha bloccato. Vediamo qual è la rivelazione, quindi cosa stai per manifestare, sia che tu abbia già una connessione, sia che non ci sia nessuno, cosa stai per manifestare con la consapevolezza che andiamo a vedere adesso, ok? Allora, pesci, il fuoco dell'amore che sta per travolgerti, vediamo. Vediamo che cos'è che vuole davvero il tuo cuore, a discapito magari di quello che tu credi di volere con la mente, no? Qual è l'ombra che stai proiettando o che hai proiettato nelle relazioni? Anche qual è la lezione dell'amore che vuole darti in questo momento affinché tu possa proiettare la luce di questa consapevolezza. Pesci. Prima carta, qual è l'ombra che stai proiettando nelle tue relazioni? Quale parte di te che forse non vuoi vedere, ma che condiziona i tuoi rapporti? Paure, bisogni, aspettative, controlli, tutto ciò che fa da specchio, insomma. Prima carta. Vediamo cosa desideri davvero, sotto sotto, anche se magari non lo ammetti, perché a volte ciò che dichiari di volere e ciò che la tua anima chiede non sono proprio la stessa cosa, no? Vediamo. Qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento? Cosa stai apprendendo dalla connessione che hai avuto, che hai o che stai per attrarre? Qual è la lezione d'amore? Cosa puoi fare concretamente adesso per creare un amore autentico? Cosa puoi fare concretamente adesso? E poi alla fine come cambieranno le tue relazioni o la tua relazione quando integri questa verità? Se ce la mettiamo come carta finale qua. Ok. Allora, ragazzi miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Cosa stai per manifestare e cosa ha bloccato tutto questo? Andiamo a vedere. Pesci, l'ombra. Vediamo adesso qual è l'ombra che stai portando nelle relazioni o nella relazione. Il mago. Allora, la tua ombra è un'energia di potere che può essere usata a volte come inganno. È una magia che a volte diventa un po' di manipolazione, cioè un po' di controllo, un po' di illusione nelle relazioni. Cioè il mago ti parla di abilità e di risorse, no? Ma anche del rischio di giocare con troppa astuzia nelle relazioni. Magari di costruire dei castelli d'aria invece di fondare il cuore sulla verità a volte, no? La difficoltà un po' a esprimere veramente il tuo inconscio, e un po' di manipolazione inconscia su questo, paura di mostrarsi totalmente. Quindi questa carta mi dice che se sei in coppia o quando sei stato in coppia, quest'ombra può far nascere dubbi sulla sincerità, oppure un senso di dover gestire troppo l'altro. Se sei da solo invece può essere il desiderio di creare illusioni su chi vorresti che arrivasse. Cioè è come se il tuo mondo interiore qui è tanto vasto, no? E c'è un po' di... siccome è tanto vasto questo mondo interiore, c'è tanto potere in te, che a volte inconsciamente può essere un potere che manipola te stesso e l'altro. Cioè, questa è l'ombra da portare in luce. Non devi vergognarti di chi sei, devi far brillare la tua profondità, questo è il senso. Perché il mago mi dice che come ombra c'è tanto potere in te, come sappiamo bene le ombre quando le mettiamo in luce diventano
abilità, poteri. Poteri al servizio veramente della manifestazione. Va bene? Qual è il tuo... Adesso andiamo a vedere qual è il tuo desiderio nascosto, cioè davvero davvero, sotto sotto, anche se magari non lo ammetti. Che cosa desideri? Sicurezza, 4 i denari. In profondità tu desideri stabilità, sicurezza, qualcosa che sia tuo e non ti sfugga, no? Il 4 i denari è l'attaccamento a ciò che si possiede, ma è anche la paura di perdere il controllo. Quindi tu che cosa vuoi veramente? Vuoi un amore solido che ti protegga dal caos emotivo e dall'incertezza. Forse, ecco perché, forse hai paura, temi di aprirti troppo, quindi ti aggrappi a quel poco che hai o alle tue certezze. Perché tu hai un mare emotivo straordinario, una persona sensibilissima, e quindi è come se vuoi una persona che ti sia accanto, che ti radichi, che ti dia quella stabilità e ti permetta di viaggiare insieme a te in quel mare interiore, che però questa persona sia salda all'interno di sé, no? Qualcuno che ti permetta di fare dei grandi viaggi nel tuo inconscio, nel tuo subconscio, e sia lì, cioè questa persona sia la boa, no? Questa boa interna però è la tua sposa celeste, il tuo sposo invisibile. Cioè come se trovarlo in te, questo sposo o spirito guida, serve anche a proiettarlo fuori, no? Allora in queste magari hai trovato persone che non ti davano stabilità perché tu stessa o tu stesso ti lasciavi sfuggire, no, come se avessi paura delle tue profondità a volte, e quindi hai potuto specchiare fuori persone che non ti davano stabilità proprio per questo, per farti lo specchio alle tue paure e superarle, della bellezza della tua vastità interiore. Quindi vediamo a questo punto la lezione d'anima qual è? Qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento per portarti, no? Buttati nel vuoto. Bellissimo, il matto. La tua anima ti chiama a buttarti con fiducia nel vuoto, a rischiare la follia del nuovo inizio. Il matto è il viaggio senza meta, il salto nel mistero, la liberazione dalle catene del passato. Qua mi dice che se vuoi l'amore vero, devi lasciare andare i timori e le sicurezze troppo strette. Devi aprire la porta all'imprevisto, camminare leggero, leggera, senza sapere dove andrai. Questo ti porta all'amore vero. Quindi magari scrivimi che tipo di amori hai vissuto, stai vivendo, come ti senti rispetto a quello che ti sto dicendo adesso, no? Stiamo proprio sciamanizzando, cioè portare... che cos'è la sciamanizzazione? La realizzazione della verità rispetto a quello che senti davvero, no? La risoluzione. Allora, che tipo di amore avete vissuto? Come ti senti quando ti ho detto adesso questa cosa? Come ti senti rispetto a quello che la tua anima ti sta chiamando a fare? Di rischiare la follia del salto del mistero? Di lasciare i timori e le sicurezze troppo strette? Come ti senti rispetto a quello? Ecco, rispetto a come ti senti, già che lo vedi, quella cosa si sta superando appena la vedi. Va bene? E quindi qual è il consiglio pratico adesso che ti dà l'anima? Qual è il consiglio pratico? Cosa puoi fare concretamente adesso per creare un amore autentico? Ah, ci picchia la torre. Devi lasciare andare le aspettative rigide, anche le relazioni che ti imprigionano, che non permettono il matto. La torre è il crollo improvviso, la distruzione di vecchie strutture che non reggono più. Quindi in amore questo significa lasciare andare le illusioni, cioè le aspettative rigide, anche le relazioni che ti imprigionano. Questa carta ti dice praticamente cosa fare, non
temere il caos, perché il caos è il fuoco purificatore che apre la strada a qualcosa di più vero. Lascia cadere la vecchia torre per costruire una casa nuova, dalle fondamenta solide e autentiche, proprio quelle che rispettano e rispecchiano il tuo potere, dove sentirti a casa, senza proiettarlo nell'altro. È un momento di grande evoluzione per te questa. Scrivetemi cosa state vivendo, se ne avete voglia, sotto per email o su un quaderno, scrivetelo, perché stiamo proprio sciamanizzando, perché qua mi dice che stai vivendo un momento di uno spartiacque nella tua vita. Magari alcuni di voi stanno pensando di lasciare una relazione, l'avete già lasciata e vi sentite impauriti da questo marasma interiore. Confida in quello. Confida, perché sta arrivando nella tua vita un matto o una matta. Chi è il matto? Colui che va al di là delle strutture rigide, al di là del luogo comune. Qualcosa che ti sciocca e che ti costringerà, passimi il termine, tra virgolette, da parte della tua anima, di essere libera o libero. Questo ti fa paura perché il tuo mare interiore è grande, però tanto potere, tanta responsabilità, mi spiego? E adesso andiamo a vedere come cambieranno le tue relazioni quando integri questa verità. Con un bel re di spade, mente lucida. Quando avrai attraversato questa trasformazione, il re di spade ti guiderà con chiarezza e saggezza. Sarà la mente lucida e il cuore saldo che sapranno prendere decisioni giuste senza più illusioni. Sai come diventano le tue relazioni o la tua relazione? Fondata su verità e comunicazione chiara, equilibrate. Sarai tu il sovrano consapevole del tuo regno emotivo, capace di distinguere ciò che serve al tuo bene. E quindi senza aggrapparti all'altro. Sei tu la tua stabilità. E quindi quello che stai vivendo in questo esatto momento è proprio la necessità di creare delle relazioni equilibrate dove sei tu il sovrano consapevole del tuo regno emotivo. Ciò che serve al tuo bene lo sai tu. Non sei in preda agli eventi, mi spiego? Quindi quello che vedo da questa stesa come un racconto poetico è che tu, figlia o figlio dell'acqua e del sogno, no? La tua ombra è un potere magico che può incantare, ma anche imprigionare. Sei chiamata o sei chiamato a lasciare andare l'attaccamento alle certezze, a lanciarti con fiducia nel salto folle del matto, a permettere alla torre di abbattere le mura che ormai ti soffocano. Solo allora emergerà il re di spade in te. C'è una luce di saggezza e chiarezza che trasforma le tue relazioni in regni di verità e autenticità. E qua è un taglio, è una cosa forte per te questa, eh? Quindi potreste vivere in questo momento delle situazioni che distruggono le vecchie certezze. Alla base di tutto c'è la necessità affinché tu diventi la sovrana, il sovrano del tuo regno interiore. E questo potere che hai di incantare diventa un potere di realizzazione piena nella relazione. Ok? Alcuni di voi stanno decidendo di tagliare ponti con una situazione o con qualcuno. Qua realizzi relazioni sane, integre, dopo questo passaggio. Vediamo con i miei potenti oracoli lui lei cosa ti dice l'amore a questa persona, questa persona che sta arrivando o che è già entrata nella tua vita. Vediamo un po' cosa ti dice l'amore. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto nell'info box.
Sei la mia vita, netto, così. L'amore ti dice sei la mia vita, l'amore incarnato in qualcuno, sei la mia vita, sei la mia vita. Ti lascia senza parole questo oracolo. Questa persona ti vede ovunque o ti vedrà ovunque. Ti vedo ovunque, sei la mia vita, ti vedo ovunque. Tu porti un grande esempio all'amore che vai a incontrare, eh? L'esempio è quello di essere sovrana o sovrano del tuo regno interiore, che non è da poco, anzi, e di essere libera, libero. Incanterai il mondo, perché il tuo magnetismo è forte, eh? Stasera faccio l'amore con te. Qua magnetizzi una persona in modo totale, ma soprattutto stasera faccio l'amore con te. Mi parla di una persona, se stai attraversando un momento di rottura con una relazione, io ti garantisco che qua c'è una persona che ti vede ovunque e sogna di fare l'amore con te costantemente. Se stai attirando a te una persona nuova, è una persona matta, matta che ti serve proprio a farti da specchio alle tue profondità interiori, e questo ti porterà ad avere una fermezza tale da poter, passare il termine, gestire perfettamente la situazione godendo pienamente dei frutti. È una persona che sente un'energia erotica potentissima nei tuoi confronti. Come vi dico sempre, l'erotismo è energia procreativa, cioè si creano gli eventi. L'energia erotica che tu investi in qualcosa, in qualcuno, qualcosa, anche un'attività che ti appassiona, è sempre energia erotica, è sempre eros, determina in te in questo momento la lucidità mentale e un cuore saldo per poter dire questa sono io, ed è bellissimo. Sì, potentissima la tua stesa. Molti di voi incontreranno una persona matta, ripeto, lo ribadisco perché lo vedo qua, che ti permetterà di, anche con un po' di clamore, di distruggere delle cose che non ti servono più. Un colpo di fulmine, un boom, ok? O l'avete già incontrata questa persona, anche in passato, che però ritorna in auge a livello di consapevolezza, no? Spesso ricordo dei libri che avevo letto 10 anni fa, 15 anni fa, che mi tornano alla mente cose che non avevo compreso al tempo, mi torna la comprensione, cioè arrivano, la metabolizzazione si è compiuta e arriva quell'illuminazione, proprio come il Re di Spade. Andiamo a vedere cos'altro ti dicono questi oracoli. Fai uno sforzo, per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. Lo sforzo. Cos'è lo sforzo? Non devi fare uno sforzo mentale, fai uno sforzo per la tua libertà. Il matto. Fai uno sforzo verso quella libertà che ti rende autentica o autentico. Fai uno sforzo nel buttarti con fiducia, rischia nella follia del nuovo inizio. Il viaggio del matto è un viaggio senza meta. Fai uno sforzo a lanciarti in questo nuovo inizio con questa persona che magari ti può destabilizzare, no? A livello concettuale, a livello mentale, scusami. Lanciati, ti dice, lanciati. Cos'altro? Perché questo è un vero amore. Accipicchia, ragazze mie, questa è la più potente del mazzo. Vero amore. Questo è l'amore della tua vita. Qua c'è un vero amore, Qua c'è un vero amore. Fai attenzione alle bandiere rosse, però. Qua c'è un vero amore per te, però la mente a volte ti fa dei tranelli e ti dice che non è così. Per molti di voi c'è una persona che è completamente matta. Matta significa fuori dalle regole, dalle norme, che rispecchia il tuo subconscio, però. Ok. Cosa fa la mente? Ti dice non è quella la persona giusta per te.
Attenzione, con la persona giusta per te va tutto rose e fiori, non è così. Non è così. Qua ci sono torri, cioè torri che rafforzano. I segnali che ti mettono in guardia sono i segnali della tua mente stessa. La mente dice no, non è vero e non è così, però l'istinto ti chiama. Come diceva il grande maestro Sri Aurobindo, l'istinto risvegliato è ciò che fa la differenza in questo tempo addormentato. Quando l'istinto ti chiama, la mente dice no, 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 hai già capito qual è la verità. Hai già capito qual è la verità. Qua ci sono dei bambini o dei figli. Allora, per alcuni di voi ci sono bambini, ci sono figli. Al di là se ci sono bambini e delle questioni familiari da risolvere con dei figli, per alcuni di voi. Allora, questo è un appunto per alcune di voi, no? Dove ci sono figli, situazioni, ok. Ok, rischia un nuovo inizio nella stessa relazione, se sei già in questa connessione. Un nuovo inizio dove le tue profondità non sono più celate, ma sono... fai il salto nel vuoto, laddove l'istinto ti chiama, non farti delle... mettere i veli, i paraocchi dalla mente, anche se ci sono situazioni difficili, figli, eccetera. Se senti che l'istinto va lì, stai là, vai lì. Qua arriva anche una persona nuova per alcuni di voi. Una persona nuova con la quale il bambino cos'è in questo caso? Tutte le carte dei bambini sono nuovi inizi, no? Un inizio che non sa dove va il bambino, però è talmente eccitante questa cosa che non puoi fare a meno di andare lì. Vai, ti dice, vai. Vai con fiducia come i bambini hanno la fede. Noi nasciamo tutti già col potere più grande che è quello della fede. Ritorna a quella fede lì. Se vuoi l'amore vero, devi lasciare andare l'amore vero, questo vero amore ti dice devi lasciare andare i timori e le sicurezze troppo strette. Apri la porta all'imprevisto, cammina leggero, leggero senza sapere dove andrai. La vita è un attimo. Ok? Che lettura intensa la tua, mamma mia, bellissima, profondissima. Vediamo ancora cosa ti dicono questi oracoli. Tutto ciò che brilla. A dire il vero. Guarda, ascoltami. Allora, qua mi sta dicendo che una verità verrà svelata e questo comporta o ha già comportato per molti di voi un dolore che sta dando vita a una rigenerazione. Tutto ciò che brilla è crollato, nel senso tutto ciò che appariva, queste maschere sono crollate via. La maschera si tira giù in questa carta, a dire il vero. Qua c'è un cuore traboccante di verità. Rigenerazione, una carta che mi dice: se alcuni di voi stanno vivendo una separazione, una distruzione o un crollo, le foglioline iniziano a spuntare. Sappi che quello che hai vissuto ti sta preparando a questo vero amore qui, che è questo folle qui, in cui tu avrai la perfetta visione che è il tuo vero amore. Va bene? Mamma mia, ragazzi miei, che lettura potentissima. Io concludo qui. Mi auguro di avervi portato in luce alcuni aspetti, così da realizzare il vostro capolavoro di vita nell'ambito relazionale affettivo. Detto questo, ti abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!